Namaste modellisti, rieccoci qui per un nuovo appuntamento. Oggi sono in compagnia della mia ARC R8S e di questa lavapezzi ad ultrasuoni della GT Sonic, nello specifico il modello VGT 1620 che potete trovare su Amazon. Dunque, perché ho deciso di prendere in prestito da Diego Bonni, vi lascerò anche il link al suo canale in descrizione, perché voglio smontare completamente la RC per pulirle tutti i pezzi che si sono ossidati in questi ultimi 2 anni. Io l'ho sempre pulita con compressore, il puliframe della Wurth, però non sono mai andato a fondo come può fare una lavapezzi. Ho visto i modelli che Diego ha pulito e che sono ritornati praticamente come nuovi. Allora, nello specifico voglio andare ad eliminare tutte queste parti di ossido e di sporco che si sono accumulate, e da come ho potuto vedere questa lavapezzi ad ultrasuoni è veramente in grado di tirare fuori qualsiasi tipo di schifezza da dentro, in questo caso il modello RC, ma viene utilizzata soprattutto anche per le monete antiche e per i gioielli. Ve lo presento brevemente. È molto compatta, io sinceramente me la immaginavo molto più ingombrante. Questa, a differenza dell'altra che mi ha spiegato Diego, ha il cestello in acciaio inox e non in plastica. Può essere riempita con la sua soluzione pulente specifica oppure con acqua e per esempio Chanticleer, o acqua e puliframe della Wurth piuttosto che di qualsiasi altra marca. Una figata che non mi aspettavo è la temperatura che si può impostare. Si può impostare se il lavaggio a freddo o a caldo. Il tempo, qua consigliano comunque non meno di 30 minuti, e ovviamente lo start and stop. Molto semplice, e vi assicuro che dei risultati che ho potuto vedere è veramente una macchinetta economica ma molto valida. Ma prima di giocare con questa meraviglia dobbiamo iniziare a smontare la macchina. Ho pensato che smonterò prima la parte anteriore e laverò tutti i pezzi della parte anteriore e in seguito la parte posteriore, per non avere troppi pezzi sparsi, dato che non ho più le buste originali, ho solamente più il manuale di istruzioni. E quindi questo è quanto. Inizierò a smontare la prima parte, lavo, rimonto e poi vado con la parte posteriore. Non so se si vedono, però fidatevi che i pezzi sono veramente zozzi. Guardate lì. Ed è tutta roba che io pulisco ogni volta. Allora, chiaramente le placche del telaio non riuscirò a metterle dentro la lavapezzi, per cui mi limiterò solo a pulirle per bene con il pulitore freni, con il puliframe, e basta, grattare con uno spazzolino. Adesso vedrò. Peccato, mi sarebbe piaciuto davvero un sacco buttare dentro anche il carbonio, però mi accontento. Eh sì, di schifezza ce n'è parecchia. Castello, provo a metterlo dentro intero. Ok, tutti i pezzi sono al loro posto. Adesso vediamo di mettere acqua e Chanticleer.
Ok, tutti i pezzi sono a bagno. Vediamo di dare gas. Ok, la nostra GT Sonic è pronta, impostiamo i gradi. Io farò un 38 gradi. Heating. Ok. 38. Ok. 30 minuti. Vai. Il tempo scorre, dovrò aspettare una mezz'oretta, ma il rumore pensavo che fosse molto più fastidioso. In realtà allora, queste micro bolle che non si vedono sono quelle che vanno a... Guardate come si stanno già staccando i pezzi. Fantastico. Nel frattempo olio di gomito e andiamo. Bene, dal momento che sto ancora lavando, mancano ancora 6 minuti circa, ho smontato tutto il retrotreno che, come potete vedere, è quello che secondo me necessita di più del trattamento della lavapezzi. I cuscinetti sono buoni ancora, non danno giochi, anche perché, come vi dicevo prima, hanno pochi chilometri, però sono veramente sporchi. La colonna è semi nuova, le pulegge sarebbero da cambiare quasi, però proviamo a pulirla. Ok, prova del 9. Allora la macchina ha finito, vediamo come va a finire qui. È calda l'acqua. Ma che roba! Assurdo. Assurdo. Ricordate, no, di che colore era l'alluminio prima? Sembra davvero nuova. Questo è lo stesso materiale da pulire. Guardate la differenza di colore che siamo riusciti ad ottenere con questa lavapezzi. Fantastico. Qui i cuscinetti del Tendi Cinghia sono ritornati nuovi e girano che è una meraviglia. Fantastico. E beh, effettivamente l'acqua è nera. I mozzi che non ho smontato, non avevo voglia di smontare, però anche i mozzi sono a posti, mamma mia. Andiamo a farli girare. Girano anche perfettamente i cuscinetti, no, è fantastico, veramente veramente. E ho solamente fatto un lavaggio di mezz'ora. Secondo me avessi messo il Puliframe, che non ho in barattolo, e avessi messo il Puliframe con un trattamento di qualche grado in più e un bel 40 minuti, vabbè, ma lo faccio per la parte posteriore, non è un problema. Questo è l'interno del cuscinetto unidirezionale, che prima era completamente intasato di sporcizia e merda varia. È come nuovo, l'alluminio è come nuovo. Fantastico. Il cuscinetto perfettamente, sembra addirittura che sia stato lubrificato. Veramente veramente soddisfatto. Devo ancora ringraziare tantissimo Diego per avermi prestato questa meraviglia, perché è veramente una figata assurda. Ok, bene, il lavantreno quindi a posto. Inizio a buttare dentro la roba da lavare del posteriore. Nel frattempo gli monto l'anteriore. Gli farò, penso, un trattamento questa volta da 40 minuti, aggiungendo più sgrassatore. Vediamo come andrà a finire.
Il cuscinetto interno del mozzo alla fine l'ho cambiato perché era veramente troppo inchiodato. Fortunatamente ne avevo ancora 2 nuovi e gliel'ho cambiati tutti e due, a tutti e due i mozzi, sia questo che l'altro, sempre quelli interni che sono quelli che sono più sollecitati alla fine. Bene, il lavantreno è finito, sembra veramente tutto nuovo, spettacolo. E a parte le parti che ho lubrificato con il grasso eccetera, tutti i movimenti sono molto più fluidi, cioè tutta la sporcizia che c'era dentro andando via ha reso tutto veramente molto più fluido. E gli sganci rapidi delle gomme non erano più così, si muovevano a scatti, la molla lavorava male, adesso è ritornata alla perfezione. Intanto mancano 2 minuti e l'acqua è decisamente grigia, tendente al grigio. Credo che il carbonio sia addirittura più pulito che da originale, cioè solo a vedere mi pare che sia proprio così, perché è andato a penetrare perfettamente anche nei filetti che io ho fatto qua. Infatti non so se si riescono a vedere dalla videocamera, ma i filetti si contano addirittura. Meraviglioso. Guardiamo i castelli. Beh, che non mi resta altro che provare poi con il Burt su delle parti magari in acciaio inox su altri modelli o su dei cacciaviti vecchi che ho. Sì, effettivamente esagerando si rischia di andare a rovinare leggermente le parti. Vabbè, che queste qua erano già parecchio rovinate, però si rischia di esagerare un pochino. È sempre importante che l'accoppiamento sia più che perfetto tra pignone e corona, perché altrimenti rischiamo di tritare tutta la prima curva. Non deve essere stretto, né troppo stretto né troppo allentato, altrimenti deve esserci un minimo di gioco. Perfetto. Bene ragazzi, anche oggi siamo giunti al termine. La macchina l'ho rimontata tutta quanta, tutto a posto, ho fatto tutti gli accoppiamenti del caso eccetera. Se sono rimasto soddisfatto di questa lavapezzi ad ultrasuoni, sì, e probabilmente la comprerò al più presto su Amazon. Adesso costa sui 76 euro e un 80 qualche euro su Banggood. L'ho trovata molto utile e molto efficace sulle parti in plastica caricata a grafite, carbonio, titanio, sulle viti in classico ferro, acciaio inox, un po' meno, cioè nel senso non bisogna esagerare troppo col trattamento per quanto riguarda le parti in alluminio. Sulla parte posteriore ho messo più sgrassatore e ho fatto un trattamento di 10 minuti in più con una temperatura maggiore, e il risultato è che mi ha sgrassato sì tutti i pezzi, però è andato ad opacicizzarmi le parti in alluminio, mentre per il resto è rimasto perfettamente come nuovo. Comunque tutto sommato sono davvero molto soddisfatto. Ringrazio ancora infinitamente Diego per avermene prestato, mi sono divertito per 2 pomeriggi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete i video con i vostri amici. Non mi resta che rimandarvi al prossimo appuntamento. Ciao!